Ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati sul mio canale, benvenuti in questo nuovo video nel quale vi mostrerò 5 imperdibili passaggi per lavorare in modo più efficiente con porte e finestre. Prima di iniziare però vi chiedo di iscrivervi al canale nel caso in cui non l'abbiate ancora fatto e di attivare la campanellina per essere aggiornati su tutti i nuovi contenuti. Partiamo subito col primo passaggio. Vado ad aprire sotto la voce famiglie, nuovo, un template di famiglie per la creazione di una finestra parametrica, qui finestra metrica, e vado ad aprire il mio template. Si tratta di un file all'estensione .rft, Revit Family Template, e si tratta appunto di un template di partenza col quale posso creare una famiglia parametrica. Vado ad aprire una vista di 3D. Questo file si presenta composto da un muro, che è il mio oggetto host, il mio oggetto ospitante. Come ben sapete, infatti, le famiglie caricabili di finestre e porte anche, per poter essere collocate all'interno del nostro progetto, hanno bisogno di un muro. Esattamente come la realtà, senza un muro non potete costruire né porte né finestre. Quindi composte da un muro e da un taglio di apertura. Questo oggetto, taglio di apertura, non fa altro che bucare il nostro muro per consentirmi poi in pianta o in prospetto, in 3D, come volete, di realizzare le geometrie per la realizzazione della mia famiglia parametrica. Benissimo. Questo oggetto però, taglio di apertura, buca il mio elemento muro per tutta la lunghezza dello spessore del muro. A cosa mi riferisco? Mi rego un secondo in Paint in modo da schizzare ciò a cui mi riferisco. Abbiamo la nostra, andrò a schizzare rapidamente la sezione del mio muro, del mio elemento host. Qui in basso ho, diciamo, l'altra parte del muro, ho la mia linea di terra. Abbiamo detto l'oggetto taglio di apertura andrà a bucarmi, vedete, il muro della direzione perpendicolare al muro stesso per tutta la lunghezza del suo spessore. Se volessi però realizzare una bucatura con un profilo più particolare, volendo realizzare per esempio una spalletta in muratura, quindi questa spalletta è sempre parte del mio elemento in muratura, e per intenderci con una bucatura dal profilo di questo tipo, l'oggetto taglio di apertura non me lo consente, perché come detto poco fa taglierà l'elemento muro in questa direzione perpendicolare al muro all'infinito. Come posso realizzare una bucatura di questo tipo? Vado in Revit e non devo fare altro che cancellare il mio taglio di apertura, lo cancello, mi dispongo in una vista di prospetto sinistra o destra, laterale quindi, e vado nella scheda Crea, gruppo forme, a realizzare un vuoto di estrusione. A questo punto non devo fare altro che schizzare il mio profilo, quindi vado a schizzare un profilo di questo tipo, che in questo punto qui salirà verso l'alto per realizzare poi la spalletta della muratura in alto. E vado poi a chiudere il mio profilo. Confermo l'operazione. Mi dispongo in una vista di pianta, quindi livello riferimento. Non devo fare altro a questo punto che collegare l'estremità in pianta del mio profilo di estrusione con i piani di riferimento. In questo modo qui, digitando sul lucchetto. Poi mi dispongo nuovamente in vista laterale. Vado a bloccare anche le altre estremità in questo modo qui, anche qui in basso. Questa estremità la blocco col piano di riferimento superiore, poi ritorno all'interno della modifica dell'estrusione e vado con una quota allineata a fissare con una quota questa dimensione qui in modo che resti sempre costante. ESC 2 volte per annullare il comando quota e confermo l'operazione. Mi dispongo in vista 3D. Vedete, il nostro profilo, il vuoto di estrusione è stato realizzato correttamente. Non devo fare altro adesso che tagliare la geometria recandomi nella scheda modifica, taglia menu a tendina, taglia geometria, selezionare prima il muro e poi il mio profilo, il mio vuoto di estrusione.
A questo punto, vedete ragazzi, la bocatura presenta il profilo che viene generato dal taglio con il mio vuoto di estrusione e il problema è risolto. Chiaramente ragazzi, a questo punto potrete caricare la bucatura all'interno del vostro progetto, cosa che non ha molto senso senza una geometria. Dovreste poi realizzare la geometria, le geometrie 3D per la vostra famiglia parametrica. Questo ve lo mostrerò in un futuro tutorial o, perché no, in un corso dedicato proprio alla realizzazione di famiglie parametriche. Procediamo adesso con gli altri tips per porte e finestre. Il secondo passaggio, ragazzi, riguarda l'assegnazione delle sottocategorie in Revit. A cosa mi riferisco? Benissimo, se mi reco nella scheda Gestisci, qui sotto la voce Stili Oggetti ho la possibilità di visualizzare la categoria, in questo caso finestra, perché il template iniziale che ho aperto era template finestra metrica, quindi all'interno avrò chiaramente un oggetto dalla categoria finestre. Questo il mio muro lo posso anche chiudere, non mi interessa. Tutte queste voci al di sotto della mia categoria finestra sono le sottocategorie della famiglia in questione. Vedete, ho alcune sottocategorie di default già all'interno del mio template. Posso crearne di nuove. A cosa servono le sottocategorie, ragazzi? Sono assimilabili al concetto di layer. Quindi nel momento in cui realizzo una famiglia parametrica posso generare nuove sottocategorie, quindi nuovi layer per così dire. Vedete, sottocategoria di finestre. Vado a digitare per esempio, che ne so, simbolo di apertura, per esempio. Confermo l'operazione, la sottocategoria verrà mostrata qui all'interno dell'elenco, digito ok. Se dovessi adesso recarmi all'interno del mio livello di riferimento, che non è altro che una vista di pianta della mia famiglia, posso disegnare con per esempio una linea di modello o perché no con una linea dei simboli nella scheda nota, un simbolo di apertura della finestra, per esempio in questo modo. Andiamo a spegnere temporaneamente le quote selezionandole e premendo HH da tastiera. A questo punto non farò altro che realizzare sempre con la linea di simboli anche un arco centro fine in questo modo qui, esatto. Vado a connettere i due elementi. Vedete, questo è il mio senso, non è altro che una rappresentazione in 2D del senso di apertura della finestra. Seleziono i due elementi che ho appena creato e nella finestra delle proprietà, sotto la voce dati identità, vado ad assegnare la sottocategoria che ho creato poco fa, vale a dire simbolo di apertura proiezione. Assegno la sottocategoria. A questo punto, se dovessi caricare questa finestra all'interno di un progetto, vado ad aprirne uno, quindi sotto la voce file vado a dire a Revit di aprire un nuovo progetto. Posso, scegliendo un modello architettonico indifferente in questo caso, posso gestire la grafica di questi simboli di annotazione, quindi questa linea e quest'arco che simboleggiano, rappresentano il senso di apertura della mia finestra, grazie alla sottocategoria che ho creato. Quindi andrò a realizzare un semplicissimo muro in questo modo qui, poi mi reco all'interno di nuovo all'interno della mia famiglia parametrica e indifferentemente dalla vista, non è importante, posso restare anche in vista di pianta, e vado a caricare la famiglia all'interno del progetto collocandola su questo muro qui. A questo punto recandomi senza cliccare niente all'interno dello spazio di lavoro, quindi lasciando attive le proprietà della vista corrente, vale a dire piano terra, infatti vedo qui pianta del pavimento 0 piano terra, posso recarmi sotto la scheda grafica, sostituzioni visibilità grafica, oppure VV da tastiera, per gestire la grafica della vista appunto, e nella categoria finestre avrò la sottocategoria simbolo di apertura che ho creato all'interno della famiglia per gestire la grafica del simbolo di apertura. In questo caso sotto la voce proiezione linee e non taglio linee, perché se vi ricordate, ritorno all'interno della mia famiglia, la sottocategoria che ho assegnato ai due elementi è la sottocategoria simbolo di apertura tra parentesi proiezione, perché
In ogni momento in cui create una sottocategoria vengono generate in realtà due sottocategorie, una per la proiezione e una per il taglio. In questo caso ho assegnato simbolo di apertura proiezione, quindi all'interno del progetto, per sovrascrivere la grafica della mia simbologia 2D, dovrò sotto la categoria finestre sovrascrivere sotto la voce proiezione linee. Quindi vado a dire sostituisci, andrò a scegliere un motivo tratteggiato o tratto punto per esempio e vado a stabilire come colore il rosso. Confermo 2 volte l'operazione, applico e confermo e come vedete andrò a ridurre anche la scala di rappresentazione in modo da visualizzare il tratto punto. Sono riuscito a sovrascrivere la grafica della mia simbologia 2D. Il terzo tip, ragazzi, riguarda la realizzazione di, invece, ritorno all'interno della mia famiglia parametrica, di parametri condivisi, come per esempio quello di uno spessore, lo spessore del muro, in modo che possiate all'interno di un progetto, per esempio, creare un abaco di porte o finestre, all'interno del quale ogni finestra riporta lo spessore del muro nel quale la finestra è collocata. Quindi nel momento in cui andrete a stilare un abaco delle porte, per esempio, potrete aggiungere all'interno dell'abaco un parametro spessore muro che indica appunto lo spessore del muro nel quale quella porta è stata collocata. Come farlo? Lo facciamo tramite l'utilizzo di parametri condivisi. Quello che devo fare all'interno della mia finestra parametrica è creare un parametro condiviso spessore muro. Come farlo? Semplicissimo. Innanzitutto devo realizzare una quota allineata che abbia come riferimenti non i piani di riferimento, non questa linea tratteggiata, vedete, ma con tab posso switchare la selezione, bensì il lato del muro. Vedete in basso è riportata la dicitura muro di base generico. Questo significa che io in questo momento sto selezionando il bordo del mio elemento muro. È quello che voglio quotare. Vi spiegherò poi dopo il perché. Quindi con tab switcho la selezione, switcho ancora una volta e vado a selezionare ancora una volta l'altro bordo del muro e seleziono una quota e realizzo una quota di questo tipo. A questo punto seleziono la quota e qui in alto vado a dire a Revit di creare un parametro. Non un parametro di famiglia, bensì un parametro condiviso. Vado a dire a Revit che deve essere un parametro istanza e un parametro di rapporto. Un parametro di rapporto è semplicemente un parametro che viene utilizzato per estrarre un dato. Quindi mostrerà semplicemente il suo valore numerico, il suo dato appunto. Poi vado a dire al Revit di selezionare un file di parametri condivisi che io ancora non ho, infatti Revit mi dirà che non esiste un file con estezione txt, devo sceglierne uno che in realtà non ho, quindi andrò a crearlo, vado a salvarlo, quindi sul desktop semplicemente parametri condivisi finestre _test. A questo punto il percorso è stato salvato e posso creare il mio parametro condiviso. Come gruppi andrò a digitare generale, per esempio, è indifferente in questa fase, e vado poi a creare il mio parametro, che sarà un parametro di tipo lunghezza e come nome avrà spessore muro. Confermo l'operazione, confermo ancora una volta, il parametro viene caricato all'interno della famiglia e poi digito ok. A questo punto, ragazzi, vedete che la quota ha ospitato il mio parametro spessore muro. Non devo fare altro che ricaricare la famiglia all'interno del progetto. Revit mi chiederà, mi dirà che la famiglia esiste già, mi chiede quindi se voglio sovrascriverla, quindi andrò a sovrascriverla con i relativi valori di parametri. La famiglia viene sovrascritta. A questo punto vado a realizzare altri 2 muri che avranno uno spessore differente da quello che ho già realizzato all'interno del mio modello.
in questo modo, seleziono il secondo muro e vado a dire a Revit che questo in realtà è un generico 20 cm e il terzo muro sarà invece un tamponamento esterno di 38 cm. Prendo la mia finestra, tasto destro, crea simile e vado a posizionare le finestre anche sugli altri due muri che hanno degli spessori differenti. A questo punto mi reco nella scheda vista, gruppo crea e vado a realizzare un abaco. Un abaco per la categoria, ovviamente, finestre e vado a confermare l'operazione. Qui dovrò scegliere i parametri che voglio all'interno del mio abaco. Andrò a riportare voglio che all'interno dell'abaco sia presente il tipo di famiglia, cioè la famiglia, poi il tipo e lo spessore muro, che è il parametro condiviso che ho realizzato all'interno della famiglia. Quindi vado a portare anche questo parametro all'interno dell'abaco e digito ok. Vedete, a questo punto viene creato un abaco il quale al suo interno riporterà la famiglia che è sempre la stessa, famiglia 6 che non ho rinominato, il tipo che è sempre lo stesso perché, perché la famiglia è sempre uguale e anche in questo caso non ho creato nessun altro tipo, e lo spessore del muro in cui le finestre sono collocate. Avrò 30 cm, 20 e 38 poiché all'interno del modello questi sono proprio i muri che ho realizzato. Questo lo trovo un espediente fantastico perché mi consente di realizzare un abaco il quale al suo interno avrà delle informazioni che possono essere utilissime per l'azienda che produrrà gli infissi, poiché ad ogni finestra sarà presente il dato dello spessore del muro in cui la finestra sarà collocata, per esempio. Quarto espediente, ragazzi, fenomenale, lo trovo veramente super pratico. Vi sarà sicuramente capitato nel momento in cui inserite una famiglia all'interno del progetto, andrò a farlo in questo momento, una famiglia di porta, per esempio, la colloco qui all'interno del muro, che questa famiglia qui nel menu a tendina delle proprietà del tipo avrà numerevoli tipi caricati all'interno. In questo caso ne ho solo 3, ma ci sono famiglie che ne hanno veramente decine e decine. Supponiamo però che voi abbiate bisogno soltanto di uno di questi tipi e non volete che all'interno del progetto vengano caricati tutti i tipi di quella famiglia. Potete risolvere il problema con una lista dei tipi che viene realizzata e nel momento in cui caricate la famiglia all'interno del progetto, Revit vi chiederà, comparirà una finestra di dialogo, ve lo mostrerò tra poco, in cui potrete scegliere solamente il tipo di quella famiglia di cui avete bisogno. Vi mostrerò come procedere. Allora, vado un attimo a selezionare la mia famiglia di porta adunata. Andrò a dire a Revit di modificare la famiglia per aprire la famiglia in questione e poi andrò a salvare questa famiglia con nome all'interno del mio desktop creando una cartella Narkwitz porta adunata. Perfetto. A questo punto entro all'interno della cartella e salvo la famiglia porta Narkwitz in questo modo qui, in modo da avere un duplicato di quella famiglia. Chiudo scemenza, non avrei dovuto chiuderla. Vado a riaprire la famiglia che ho appena chiuso, quindi famiglia sul desktop, Narkwitz porta un'anta, porta Narkwitz, e prima di chiuderla vado ad esportare una lista dei tipi come sotto la voce file qui in alto, esporta tipi di famiglia. A questo punto posso salvare, e si tratta di un semplicissimo file txt. Devo però, importante, salvare il file all'interno della stessa cartella in cui è presente la mia famiglia di porta. Quindi apro la cartella e salvo il file txt all'interno di questa cartella. Porta Narkwitz con lo stesso nome. Salva. A questo punto anche il file txt è stato salvato, vedete, eccolo qui. Apro il mio file di progetto, quindi la famiglia la posso chiudere. Sono adesso all'interno del mio file di progetto e vado nella scheda inserisci, carica famiglia, caricare sul desktop la mia famiglia Narkwitz porta Narkwitz.
Nel momento in cui la apro, vedete, comparirà una finestra di dialogo specifica tipi grazie alla presenza del file txt che ho inserito all'interno della cartella in cui è presente la famiglia. Qui potrò in totale comodità scegliere soltanto il tipo che voglio caricare, senza sovraccaricare il mio file di progetto. Quindi vado a scegliere per esempio porta 80x210, dico a Revit di caricarla all'interno del progetto. Nel momento in cui colloco la porta Narquitz all'interno del mio muro, andrò a selezionarla. Se espando il menu a tendina avrò soltanto, vedete sotto porta Narquitz, soltanto il tipo che ho caricato all'interno del progetto. Quinto ed ultimo espediente, ragazzi, anche questo super pratico per coloro i quali hanno già dimestichezza con la realizzazione di famiglie parametriche. Come realizzare un template per la realizzazione di famiglie. Cosa mi riferisco? Mi reco all'interno della voce famiglie, sotto la voce nuovo, posso caricare un template di famiglie. Questi sono gli unici template a disposizione. Come poterne creare uno personalizzato? Supponiamo che vogliamo creare una famiglia parametrica di porte, quindi una porta parametrica, quindi vado ad aprire il file .rft Revit Family Template e mi trovo all'interno di questo file qui. Andrò a eliminare per esempio le geometrie di cui non ho bisogno. Supponiamo di voler avere un template, un file template Revit Family Template per porte che abbia sempre determinati parametri nel momento in cui lo apro, quindi nel momento in cui inizio a realizzare una famiglia, e questo template voglio resti sempre uguale nel momento in cui voglio realizzare una porta. Quindi supponiamo di avere, non so, altri parametri come un parametro larghezza profilo porta. Eccolo qui, un altro parametro con profondità, per esempio profondità anta, o spessore, per meglio dire, spessore anta. Confermo l'operazione. Andiamo ad eseguire anche il passaggio relativo al taglio di apertura, quindi non voglio che sia presente un taglio di apertura, bensì un vuoto di estrusione. Quindi mi reco all'interno della mia pianta e vado alla scheda crea a generare un vuoto di estrusione. Ragazzi, è solo per realizzare delle modifiche, per mostrarvi poi come realizzare il template di famiglia. Quindi vado a connettere l'estremità, a bloccare l'estremità ai piani di riferimento in questo modo qui. Vado a farlo anche in una vista di prospetto. Perfetto. Vado in 3D e vado a tagliare le geometrie. Quindi taglia geometria, muro, vuoto di estrusione. Ecco qua. Perfetto, quindi diciamo che questa è la base che di volta in volta voglio nel momento in cui voglio creare una nuova famiglia di porta. Benissimo. Quindi ho questi due parametri, ho aggiunto questi due parametri in più, larghezza profilo porta e spessore anta, e in più ho sostituito il taglio di apertura con un vuoto di estrusione. Nel momento in cui però vado a salvare la famiglia, quindi salva con nome famiglia, ho la possibilità soltanto di salvare il file con estensione .rfa. Io voglio salvare questo file in realtà con estensione .rft, Revit Family Template. Come posso fare? Vado a rinominare innanzitutto il file in porta Narquitz 2, per esempio. Vado a realizzare una nuova cartella all'interno sul mio desktop, quindi file porta. Apro la cartella e vado a salvare il file all'interno della mia cartella sul desktop. Poi chiudo il mio file, vado sul desktop, file porta, eccolo qui, vado a dire a Windows di, io ho Windows in tedesco, ma chiaramente vale lo stesso per Windows in italiano. Vado a dire a Windows di mostrare, qui in basso c'è attiva l'estensione del file,
in modo che mi venga mostrata l'estensione del mio file, a questo punto non devo fare altro che cambiarla da RFA a RFT, Revit Family Template. Windows mi chiederà: e ti assumi questo rischio? Io dico sì. Ecco qui. A questo punto, nel momento in cui vado in Revit e dico a Revit di creare una nuova famiglia, quindi famiglie nuovo, io avrò sì la possibilità di scegliere tra i template predefiniti di Revit, ma anche di andare sul desktop e nella cartella File Porta scegliere il template Porta Narkwitz 2 che ho creato poco fa. Quindi selezionarlo ed aprirlo, e a questo punto avrò il mio file di porta che ho preparato poco fa, dove ci sono i parametri che ho realizzato più il vuoto di estrusione, solido di sottrazione che ho realizzato all'interno del template. E quindi questa sarà la mia base con la quale potrò realizzare tutte le famiglie di porte che voglio, senza dover di volta in volta creare i parametri di cui ho bisogno, questi due parametri che ho creato, e di volta in volta realizzare, cancellare il mio taglio di apertura e realizzare il solido di sottrazione come vuoto di estrusione. Benissimo ragazzi, anche con questo video tutorial siamo giunti al termine. Io spero che questi consigli vi siano super utili e se avete qualche dubbio vi prego di scriverlo nei commenti. Noi ci risentiamo nel prossimo tutorial. Ciao!